Di poche cose sono sicuro nella mia vita, ma di questo assolutamente sì. Uscirò fuori da questo video con tutte quante le ossa rotte. Ma d'altro canto è chiaro che se qualcuno intraprende un'avventura su YouTube c'è poco da fare. Deve essere pazzo oppure pervaso da un'ampia vena di masochismo. E quindi eccoci qui. Perché dico che uscirò con le ossa rotte? Semplicemente perché intendo fare una delle operazioni più rischiose al mondo che si possano fare in un video ed in particolare fare un raffronto sereno e spassionato, quindi già inizio ad alzare bandiera bianca, tra i tre sistemi operativi principali, ovvero Windows, macOS e Linux naturalmente. Questo al fine di capire se sia il caso, dati i recenti eventi di cui abbiamo parlato negli scorsi video, di abbandonare Windows e capire eventualmente in che direzione possa essere conveniente emigrare. Naturalmente cercherò di essere più obiettivo possibile e farò vertere questo paragone su 4 punti principali, che sono naturalmente la sicurezza, la versatilità, i costi e le community che vanno a supportare questi sistemi operativi. E allora, se hai già indossato i tuoi guantoni e ti senti pronto, iniziamo! È molto probabile che con questo video andremo a sfatare da un lato alcuni falsi miti con cui ho dovuto confrontarmi più e più volte nel corso della mia vita professionale, ma dall'altro anche e addirittura a scoperchiare qualche piccolo vaso di Pandora. Infatti, quelli che sono alcuni punti fermi che riguardano i principali sistemi operativi, scopriremo che molto probabilmente tali non sono. A partire dal lusinghiero Mac OS, continuando con il simpaticissimo Linux, Fate un bel sorriso, ragazzi, un bel sorriso. per terminare con quel treno a vapore che è sempre stato Windows. Adesso glielo faccio partire io. Pronti? Voilà! Ed ora che mi sono ampiamente sfogato con le clip e prometto solennemente di contenermi nel corso del resto del video, andiamo a parlare del primo argomento in assoluto, ovvero i costi. E non ci limiteremo a banalizzarli nel senso di considerare solo ed esclusivamente i costi di acquisto iniziali, perché in questo caso il calcolo sarebbe molto semplice, dato che i Mac, ottime macchine per carità, ma sono i più costosi in assoluto, vengono seguiti dai PC Windows che hanno dei costi intermedi ed infine dai PC dotati di Linux, perché se non altro questi non hanno altri costi al di fuori dell'hardware, a meno che non ci siano esigenze particolari. Ma andremo a considerare anche la vita media di questi PC, che è un altro fattore estremamente determinante, come vedremo. E qui andiamo a sfatare già un primo mito. Infatti, secondo la rivista Melablog, che è dichiaratamente schierata sul fronte Apple, veniamo a scoprire che la vita media di un MacBook è di circa 4 anni e mezzo, e questo dovuto anche all'obsolescenza programmata non tanto dal punto di vista hardware quanto all'obsolescenza del software installato su questi sistemi, che a un certo punto non diventano più aggiornabili e costringono di fatto l'utente a sostituire la macchina in proprio possesso. Se andiamo a porre la stessa domanda ad una rivista di settore in ambito PC Windows, scopriamo che un PC da gioco di fascia alta, per la verità, dura in media dai 7 ai 10 anni. Ed ho scelto appositamente i PC da gaming perché sono quelli sottoposti alla maggior usura ed anche alla maggior obsolescenza. E non c'è storia invece per quanto concerne i PC Linux, perché, come sicuramente già sai, ma come viene anche evidenziato in questo articolo, addirittura il sistema operativo Linux viene utilizzato per rivitalizzare i vecchi PC oppure i vecchi notebook. Per quanto concerne invece il supporto e la diffusione, quindi la disponibilità delle relative community, devo dire che Windows la fa da padrone, nel senso che conduce con il 47,5% di utenti mondiali a fronte del 28,1% di utenti mondiali per quanto concerne Linux e del 24,4% per quello che riguarda OS X.
Per quanto concerne l'Italia, invece, il panorama è decisamente diverso. Infatti, Windows conduce con il 91,3% delle quote di mercato, seguito da Mac OS al 7,2% e, udite udite, in realtà Linux è in assoluto il meno diffuso. Infatti, ancora al 2019 deteneva solo l'1,5% della quota di mercato complessiva. Diverso invece è il discorso se andiamo a parlare dell'assistenza ufficiale a questi tre sistemi. L'assistenza per quanto concerne Windows è sicuramente la più strutturata e numerosa, anche se va detto che si è dimostrata decisamente carente. Intermedio il livello di assistenza per quanto concerne invece macOS, mentre dobbiamo dire che al di là delle community di supporto non esiste di fatto alcuna assistenza centralizzata per le distribuzioni di Linux. Un altro capitolo concerne invece la quantità di software disponibile per i tre sistemi operativi. E se da un lato è difficile operare un confronto preciso tra il numero di software disponibili per Linux e quelli disponibili per macOS, è praticamente superfluo dire che Windows invece la fa da padrone, nel senso che, come leggiamo anche in questo articolo, la versatilità del sistema operativo della casa di Redmond e quindi la Microsoft fa sì che sia possibile trovare software di ogni tipo, e questo rende Windows la piattaforma preferita dai gamers e dagli utenti business. Infatti la ricchezza del catalogo di giochi di Windows, ad esempio, non trova eguali negli altri ecosistemi operativi. Un altro aspetto imprescindibile per quanto riguarda la fruibilità di un sistema operativo è sicuramente costituito dalla sua semplicità d'uso, e devo dire che in questo senso magari il mio parere potrà anche apparire soggettivo, ma la semplicità d'uso di un sistema Windows, se non altro perché la maggior parte degli utenti è abituato a vedere ed utilizzare quello, non è minimamente paragonabile a quella dell'uso di un sistema Linux oppure di un sistema macOS. Ed eccoci arrivati all'argomento principe di questo video, ovvero alla sicurezza, quindi di conseguenza alla affidabilità dei tre sistemi operativi. Sappiamo tutti come Windows sia considerato generalmente il meno sicuro tra questi tre sistemi, come Linux sia considerato in assoluto il più sicuro e che macOS sia abbastanza sicuro, quasi al pari di Linux. Ma sarà vero? A svelarcelo è proprio questa tabella redatta con i dati campione prelevati tra il 2019 e il 2021, grazie alla quale scopriamo che nel periodo di riferimento Apple ha avuto un numero totale di bug e quindi di errori/vulnerabilità pari a 84 e che è riuscita a risolverne entro i primi 90 giorni solamente 73, ovvero l'87%. Per avere un termine di paragone consideriamo che Microsoft nello stesso periodo ne ha riscontrati 80, quindi un po' meno rispetto ad Apple, il che fa cadere un altro falso mito, e che comunque, ad onor del vero, solamente 61 di questi, come ben sappiamo, sono stati risolti entro i primi 90 giorni, mentre il resto sono stati risolti in periodi più lunghi. Ma Linux è in realtà quello che in questo senso vince a mani basse, perché a fronte di soli 25 bug individuati nello stesso periodo ne ha risolti la bellezza di 24, ovvero il 96%, entro i primi 3 mesi. Quello che ci tengo a dire però è che questa è un'arma a doppio taglio. Infatti questo senso di sicurezza percepito dagli utenti di Linux, che pensano che tanto il loro sistema sia invulnerabile, li porta molto spesso, come posso constatare con la mia professione, a commettere delle leggerezze. Se infatti andiamo a consultare il sito di Kaspersky, che ci elargisce 12 suggerimenti per migliorare la sicurezza di Linux, ci accorgeremo che questi sono perfettamente sovrapponibili alle stesse norme di buonsenso e di sicurezza che dobbiamo utilizzare anche in Windows. Ci viene suggerito infatti di installare solo pacchetti provenienti da fonti ufficiali, che dobbiamo disabilitare l'accesso root esattamente come facciamo con l'accesso amministrativo in Windows, che vanno rimossi eventuali account non necessari, che bisogna quando è possibile abilitare l'autenticazione a 2 fattori, che vanno seguite le regole di base per la sicurezza delle password, creando ovviamente delle password sicure, che vanno utilizzati anche su Linux programmi anti-malware e antivirus, che è opportuno avvalersi di una VPN
che è necessario effettuare degli aggiornamenti regolari, che va utilizzato un firewall e così via. Sono infatti già diversi anni che abbiamo appurato che, differentemente da quanto vuole la credenza popolare, questa piattaforma non è assolutamente a prova di hacker, come leggiamo nell'articolo, e che ci sono una serie di minacce specifiche proprio nei confronti di Linux, non ultimo il fatto di essere un sistema open source. Ebbene sì, anche questa è un'arma a doppio taglio, perché se da un lato questo ci consente di intervenire, come abbiamo visto, tempestivamente con gli aggiornamenti che vanno a riparare eventuali bug presenti in questo sistema, dall'altro, proprio per il fatto di essere open source, non possiamo avere assolutamente alcuna certezza in tanti casi su chi vada a scrivere il codice che poi noi andiamo ad utilizzare, sia in termini di sistema operativo, sia in termini di applicazioni e programmi che andiamo ad installarci su. Skipper, non dovremmo dirgli che la nave ha finito il carburante? Nah, fate un bel sorriso, ragazzi, un bel sorriso. Spero davvero che non me ne vorrai per queste mie personalissime considerazioni, ma ci tenevo assolutamente a condividerle con te e con tutto quanto il canale. Quello che in fondo ho voluto dire è che semplicemente non esiste un sistema operativo migliore di un altro e che in tanti casi quelle frasi che ho sentito dire sul canale "basta, lascio Windows" significano anche, in un certo senso, lasciare la via vecchia per la nuova, con tutto ciò che il proverbio stesso comporta. Ma veniamo ad un argomento decisamente più piacevole, che è quello dei ringraziamenti, che quest'oggi vanno a Michele Canova, a Ferberry e a Francesco Toto per essersi abbonati al canale, e quindi è con piacere che vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un benvenuto speciale va, per mezzo del mio cappello farlocco, a Fabrizio Baita, che si è sì abbonato ma in qualità di distinto gentiluomo, e quindi è con estremo piacere che mi levo il mio cappello farlocco davanti a te. Un altro ringraziamento ancora invece va a Giovanni Salvaggio per il suo generosissimo super grazie, per cui anche nel tuo caso ti ringrazio a nome mio e di tutta quanta la community per il tuo supporto e naturalmente anche per la tua simpatia. Ma c'è un ultimo ringraziamento che, come ben sai, è sempre quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima.